Ciao, sono Anna e questo è My Italian Circle. It would be wonderful to be able to understand films in your target language, which is Italian, I guess, if you're here watching me. So, let's go to the cinema. Leggo libri, trascrivo musica, faccio il bagno al fiume, esco la sera. Divertente. Ok, a dopo. Leggo libri, trascrivo musica, faccio il bagno al fiume, esco la sera. Here are some simple lines, quite easy to understand, taken from a film that has won many awards. Clearly, understanding an entire film in Italian takes a lot of practice, but that's exactly how you start, from simple sentences. By popular demand, we have created a special listening practice exercise for beginners. You will listen to simple sentences with recurring vocabulary that will help you gain more confidence in understanding spoken Italian. Easy questions will test your comprehension. Future episodes will follow, of course. Short sentences and short texts with a clip of a film here and there to spice up your listening experience. Remember, practice, practice, practice. Listen, listen, listen. Cominciamo! Italian listening practice for beginners. Andiamo al cinema? Ascolta il dialogo tra Sandra e Viola. Ciao Sandra, cosa fai questa sera? Ciao Viola! Vado al cinema con Sara. Vieni anche tu? Che film c'è? Una commedia romantica. No, grazie. Preferisco i film d'azione. Rispondi alle domande. What kind of film is playing tonight? A romantic comedy? An action film? Does Viola like romantic comedies? Is Viola going to the cinema with Sara? Ascolta di nuovo e controlla. Ciao Sandra, cosa fai questa sera? Ciao Viola! Vado al cinema con Sara. Vieni anche tu? Che film c'è? Una commedia romantica. No, grazie. Preferisco i film d'azione. Ascolta e leggi. Ciao Sandra, cosa fai questa sera? Ciao Viola! Vado al cinema con Sara. Vieni anche tu? Che film c'è? Una commedia romantica. No, grazie. Preferisco i film d'azione. What kind of film is playing tonight? A romantic comedy. Una commedia romantica. Does Viola like romantic comedies? No, she doesn't. Is Viola going to the cinema with Sara? No, she isn't. Un lavoro per l'estate. Ascolta il dialogo. Mia figlia Marta cerca un lavoro per l'estate. Ha 23 anni e parla inglese e tedesco. Perfetto! Mio fratello ha un campeggio sul lago e cerca personale. Tua figlia parla anche russo? Solo un po'. Ha iniziato un corso di russo 2 mesi fa. Bene, venite nel mio ufficio la settimana prossima. Vero o falso? Marta is looking for a job for the winter. Marta speaks English, German and a little Russian. Marta will do the interview next month. Ascolta di nuovo e controlla. Mia figlia Marta cerca un lavoro per l'estate. Ha 23 anni e parla inglese e tedesco. Perfetto! Mio fratello ha un campeggio sul lago e cerca personale. Tua figlia parla anche russo? Solo un po'.
Ha iniziato un corso di russo 2 mesi fa. Bene, venite nel mio ufficio la settimana prossima. Ascolta e leggi. Mia figlia Marta cerca un lavoro per l'estate. Ha 23 anni e parla inglese e tedesco. Perfetto! Mio fratello ha un campeggio sul lago e cerca personale. Tua figlia parla anche russo? Solo un po'. Ha iniziato un corso di russo 2 mesi fa. Bene, venite nel mio ufficio la settimana prossima. Marta is looking for a job for the winter. False. She is looking for a job for the summer. Marta speaks English, German and a little Russian. True. Marta will do the interview next month. False. She will do the interview next week. La settimana prossima. Numeri. Scrivi i numeri che senti. Marco ha 52 anni. Il mio gatto ha 3 anni. Mia zia ha 74 anni. Shakespeare ha scritto 154 sonetti. Sono andata in vacanza in Argentina nel 2015. Ascolta di nuovo e controlla. Marco ha 52 anni. Il mio gatto ha 3 anni. Mia zia ha 74 anni. Shakespeare ha scritto 154 sonetti. Sono andata in vacanza in Argentina nel 2015. Marco ha 52 anni. Il mio gatto ha 3 anni. Mia zia ha 74 anni. Shakespeare ha scritto 154 sonetti. Sono andata in vacanza in Argentina nel 2015. Ripeti i numeri. 52, 3, 74, 154, 2015. Il menù. Ascolta il dialogo. Buonasera, signore. Vi porto il menù? No, grazie. Abbiamo già deciso. Per me, spaghetti alla carbonara. Io invece vorrei una pizza ai funghi. Da bere? Un'acqua naturale. Grazie. Io vorrei un bicchiere di vino rosso. Vero o falso? The ladies want the menu. They order rice and pizza. They order white wine to drink. Ascolta di nuovo e controlla. Buonasera, signore. Vi porto il menù? No, grazie. Abbiamo già deciso. Per me, spaghetti alla carbonara. Io invece vorrei una pizza ai funghi. Da bere? Un'acqua naturale. Grazie. Io vorrei un bicchiere di vino rosso. Ascolta e leggi. Buonasera, signore. Vi porto il menù? No, grazie. Abbiamo già deciso. Per me, spaghetti alla carbonara. Io invece vorrei una pizza ai funghi. Da bere? Un'acqua naturale. Grazie. Io vorrei un bicchiere di vino rosso. The ladies want the menu. False. They have already decided. Hanno già deciso. They order rice and pizza. False. They order pasta and pizza. They order white wine to drink. False. They order natural water,
acqua naturale, and red wine, vino rosso. Il cellulare. Che succede? Ma perché Renato non risponde al cellulare, scusa? Ma non ce l'ha il cellulare, non se l'è portato. È così distratto in questo periodo. Francesca! Rispondi alle domande. Why isn't Renato answering his mobile phone? He doesn't want to answer. He doesn't have his mobile with him. The man in the clip is looking for someone. Did you catch her name? Ascolta di nuovo e controlla. Che succede? Ma perché Renato non risponde al cellulare, scusa? Ma non ce l'ha il cellulare, non se l'è portato. È così distratto in questo periodo. Francesca! Ascolta e leggi. Che succede? Ma perché Renato non risponde al cellulare, scusa? Ma non ce l'ha il cellulare, non se l'è portato. È così distratto in questo periodo. Francesca! Why isn't Renato answering his mobile phone? Renato isn't answering his mobile phone because he doesn't have it with him. Non ce l'ha. The man in the clip is looking for someone. Did you catch her name? He is looking for someone called Francesca. Com'è andata? Avete capito la maggior parte delle frasi? Avete risposto alle domande? How did it go? Did you understand most of the sentences? Did you answer my questions? My advice is to listen again in a couple of days and see if you can understand more. Write new words and phrases in a notebook. Read them out loud, and why not record yourself? Pronunciation and listening are two sides of the same coin. The transcript and English translation of this video is available to our patrons on Patreon, together with additional content. Have a look if you'd like to give us a hand. Ciao, ci vediamo presto!